Fermati un istante e pensa a una cosa ovvia. Ti alzi la mattina, vai in bagno, accendi la luce e ti guardi allo specchio. Vedi il tuo volto, perfetto, in ogni minimo dettaglio. Ora, prendi un foglio di carta bianco e mettilo di fianco allo specchio. Entrambi gli oggetti stanno ricevendo esattamente la stessa quantità di luce dalla lampadina. Entrambi stanno respingendo quella luce verso i tuoi occhi. Anzi, un foglio di carta bianca di alta qualità riflette solitamente tra il 60 e l'80% della luce che lo colpisce, o fino al 90% per carte speciali, esattamente come lo specchio. Eppure, nel foglio di carta non vedi il tuo naso, i tuoi occhi, le tue espressioni. Vedi solo bianco. Perché? Se la luce si limita a rimbalzare sulle cose come una pallina da tennis su un muro, perché il muro bianco non ti fa da specchio? La verità è che quello che hai sempre creduto sulla riflessione della luce è una bugia, una semplificazione per bambini. Oggi scenderemo in un abisso grande quanto un atomo per scoprire che lo specchio non è una finestra, è un reattore quantistico in tempo reale. Fin dalle scuole elementari ci hanno insegnato a immaginare i raggi di luce come piccole frecce o come palline da biliardo. Colpiscono una superficie e rimbalzano via. Angolo di incidenza uguale ad angolo di riflessione. È una regola elegante, pulita, geometricamente perfetta. Ma la fisica dell'universo non gioca a biliardo. Quando un raggio di luce viaggia dallo spazio siderale o dalla lampadina del tuo soffitto fino a toccare un oggetto solido, non sta avvenendo un urto meccanico. Non c'è nessun contatto fisico, perché la luce non ha massa. È pura energia elettromagnetica in movimento. Quindi, se non c'è una pallina solida che sbatte contro un muro solido, cosa sta succedendo esattamente in quella frazione di secondo in cui la tua immagine si forma sul vetro? Per capirlo, dobbiamo smettere di guardare il mondo con i nostri occhi giganti e imperfetti. Dobbiamo rimpicciolirci, e non di poco. Dobbiamo scendere di 1 miliardo di volte, fino a trovarci faccia a faccia con i mattoni fondamentali della materia. Benvenuto nel mondo microscopico. Quella che a te sembrava una superficie liscia e perfetta del foglio di carta, qui giù è un incubo geografico. Immagina la catena montuosa dell'Himalaya, ma fatta di fibre di cellulosa aggrovigliate, crateri profondi e picchi acuminati. Quando i trilioni di fotoni, le particelle di luce, colpiscono questa catena montuosa, si disperdono. Ognuno incontra una pendenza diversa. Uno viene scagliato a destra, l'altro a sinistra, un altro ancora dritto verso l'alto. Questa si chiama riflessione diffusa. La luce viene fatta a pezzi, mescolata e sputata fuori in un caos totale. L'informazione originale, l'immagine del tuo volto che la luce trasportava, viene completamente distrutta nel frastuono di questi rimbalzi casuali. Ecco perché vedi il foglio bianco. I tuoi occhi ricevono tutta la luce, ma senza più alcun ordine. È come ascoltare una sinfonia suonata da 1000 musicisti bendati che non vanno a tempo. Ma lo specchio è diverso. Lo specchio è il silenzio perfetto. È l'ordine assoluto. Se passiamo dal foglio di carta alla superficie di uno specchio, il paesaggio cambia drasticamente. Non ci sono più montagne, non ci sono crateri. C'è solo una distesa piatta, fredda e inesorabile. È così liscia che se ingrandissimo lo specchio, fino a fargli raggiungere le dimensioni dell'intero pianeta Terra, le sue montagne più alte non supererebbero i pochi centimetri di altezza. Questa levigatezza estrema è il primo segreto. Quando l'onda di luce colpisce questa pianura perfetta, non viene frammentata. L'intero fronte dell'onda, l'immagine completa del tuo viso, colpisce la superficie e si risolleva all'unisono, mantenendo intatta la sua geometria.
aspetta. Abbiamo detto che la luce non rimbalza. Quindi, se non urta contro nulla, come fa a tornare indietro? Chi o cosa sta afferrando la luce per poi rilanciarla verso i tuoi occhi con una precisione così chirurgica? La risposta si nasconde dietro il vetro, perché il vetro dello specchio è solo una vetrina. Il vero prestigiatore si nasconde nel buio, appena 1 millimetro più indietro. Il vetro da solo non basta. Se guardi attraverso una finestra, vedi un debole riflesso. Forse il 4% della luce torna indietro, ma il resto passa attraverso. Per creare uno specchio, l'umanità ha dovuto imparare a depositare un sottilissimo strato di metallo sul retro del vetro. Un tempo si usava il mercurio, oggi l'argento chimico o l'alluminio vaporizzato. È questo strato metallico, spesso solitamente tra i 150 e i 500 atomi, a compiere la vera magia. Ma perché proprio il metallo? Cosa hanno di speciale l'argento e l'alluminio rispetto al legno, alla plastica o alla pietra? Per scoprirlo, dobbiamo attraversare il confine estremo della materia. Dobbiamo entrare nel regno della meccanica quantistica, un luogo dove le regole del senso comune smettono di funzionare e dove l'universo rivela il suo codice sorgente. Preparati, perché stiamo per tuffarci direttamente dentro un singolo atomo di metallo. Quello che vedrai cambierà per sempre il modo in cui guardi il tuo riflesso. Siamo dentro il rivestimento argentato del tuo specchio. Qui gli atomi non sono entità isolate e solitarie. I metalli hanno un superpotere unico in natura. In un materiale normale, come il legno o la plastica, gli elettroni sono prigionieri. Orbitano rigidamente attorno al loro nucleo, fedeli e immobili, come pianeti legati alla loro stella. Ma nel metallo le regole saltano. Gli atomi di alluminio o d'argento decidono di condividere i loro elettroni più esterni. Li lasciano liberi di vagare. Milioni, miliardi, trilioni di elettroni si staccano dai loro nuclei e formano un oceano fluido e vibrante che permea l'intero materiale. I fisici lo chiamano il mare di Fermi o gas di elettroni liberi. È una nebbia di carica elettrica negativa che scorre senza sosta tra le impalcature rigide dei nuclei atomici positivi. Ed è proprio questo mare invisibile il vero responsabile di ciò che vedi ogni mattina. È lui che sta aspettando la luce. Improvvisamente, l'oscurità viene squarciata. Un fotone, un pacchetto di pura energia luminosa proveniente dal tuo viso, si schianta contro questo oceano di elettroni. Ed ecco il momento cruciale. Il fotone non rimbalza. Il fotone interagisce con l'intero mare di elettroni, oscillazione plasmonica. Un singolo elettrone libero non può assorbire un fotone conservando energia e quantità di moto. L'elettrone, improvvisamente carico di questa energia aliena, inizia a vibrare. Oscilla violentemente, danzando al ritmo esatto della frequenza della luce che lo ha appena colpito. Se la luce era rossa, vibra a una certa velocità. Se era blu, vibra molto più velocemente. Per una frazione di secondo infinitesimale, inimmaginabilmente breve, la tua immagine, il colore dei tuoi occhi, la forma del tuo sorriso, non esistono più come luce. Esistono solo come una frenetica danza di elettroni intrappolati in un foglio di metallo. Ma l'elettrone non può trattenere questa energia per sempre. La natura odia lo squilibrio. L'elettrone è eccitato, instabile e vuole disperatamente tornare al suo stato di quiete. E così, in un tempo stimato in pochi attosecondi, 1/1000 di miliardesimo di secondo, compie un miracolo. Rilascia l'energia. E nel farlo crea un fotone completamente nuovo, un clone perfetto. Questo nuovo fotone ha la stessa identica energia, lo stesso identico colore del fotone originale che è morto
un istante prima. Ma c'è un dettaglio fondamentale. A causa delle leggi ferree dell'elettromagnetismo e della perfetta levigatezza del mare di elettroni, questo nuovo fotone può sfuggire solo in una direzione precisa. Viene sparato fuori con un angolo perfettamente speculare a quello di arrivo. Non è un rimbalzo, è una morte, è una resurrezione istantanea. Lo specchio non riflette la luce. Lo specchio distrugge la luce e la ricrea identica a se stessa, miliardi di volte al secondo. Ora espandi questa visione. Non sta succedendo a un solo elettrone. Sta succedendo a triliardi di elettroni contemporaneamente. L'intera superficie del metallo sta respirando luce. Un'onda elettromagnetica immensa colpisce lo specchio. L'intero mare di elettroni si solleva e si abbassa all'unisono, come la superficie di un oceano attraversata da uno tsunami invisibile. E un istante dopo, un'onda identica viene ricreata e scagliata verso i tuoi occhi. È un'orchestra quantistica di proporzioni spaventose, dove ogni singolo musicista suona la sua nota nel momento esatto, senza mai sbagliare. E tutto questo accade senza che tu te ne accorga, mentre ti lavi i denti la mattina. L'immagine che vedi nello specchio non è la luce che è partita dal tuo viso. È una copia carbone, forgiata nel fuoco quantistico degli elettroni del metallo. Sei di fronte a una stampante tridimensionale di luce che lavora alla velocità dell'universo. Ma c'è un problema. Un limite invisibile che l'umanità ha dovuto imparare a superare. Se gli elettroni liberi dei metalli sono così perfetti nel ricreare la luce, perché non usiamo specchi fatti solo di metallo puro? Perché ci mettiamo davanti una lastra di vetro? La risposta è brutalmente pratica. L'argento e l'alluminio, se esposti all'aria, si ossidano, reagiscono con l'ossigeno, si scuriscono, si rovinano, perderebbero la loro superficie liscia, trasformandosi rapidamente in quel caos montuoso che abbiamo visto all'inizio. Il vetro serve come scudo, come armatura trasparente, ma il vetro stesso è un ingannatore. Quando la luce del tuo viso entra nello specchio, colpisce prima il vetro. Il vetro non ha un mare di elettroni liberi. I suoi elettroni sono legati. Quindi, invece di assorbire e ricreare la luce istantaneamente, il vetro la rallenta. La luce fatica ad attraversare la struttura del vetro. Viene frenata, piegata, distorta. Le equazioni di Fresnel, formule matematiche che descrivono questo calvario, ci dicono che circa il 4% della luce viene riflessa subito dal vetro, creando un riflesso fantasma, debole. Il resto viaggia faticosamente fino al metallo, viene ricreato e poi deve riattraversare il vetro per tornare a te. È un viaggio estenuante. A causa di questo viaggio attraverso il vetro, lo specchio che hai in casa non è un riflettore perfetto. E se ti dicessi che il tuo specchio ha un colore? Noi pensiamo agli specchi come oggetti senza colore, che si limitano a restituire ciò che ricevono. Ma il vetro comune, quello fatto di silice sodico calcica, ha un segreto. Assorbe una minuscola frazione di energia luminosa e lo fa in modo selettivo. Assorbe un po' di più i rossi e i blu e lascia passare più facilmente il verde. Guardandoti normalmente, non te ne accorgi. Ma se metti due specchi uno di fronte all'altro, creando un tunnel infinito di riflessi, noterai che le immagini in fondo al tunnel diventano sempre più buie e, inevitabilmente, sempre più verdi. Ogni volta che la luce attraversa il vetro per raggiungere il metallo e tornare indietro, perde un po' della sua anima, fino a lasciare solo una spettrale scia smeraldo. Ma il vetro non è l'unico colpevole delle imperfezioni. Il metallo stesso ha un limite invalicabile. Torniamo al nostro mare di elettroni. Abbiamo detto che quando la luce arriva, gli elettroni vibrano
per assorbirla e ricrearla. La luce visibile, quella che permette ai tuoi occhi di vedere i colori, vibra a una frequenza spaventosamente alta, centinaia di trilioni di volte al secondo. Eppure, gli elettroni nei metalli sono così leggeri, così agili, che riescono a tenere il ritmo. Danzano a quella velocità senza sforzo, riflettendo la luce visibile in modo perfetto. Ma cosa succede se alziamo la posta in gioco? Cosa succede se invece di luce normale spariamo sullo specchio dei raggi ultravioletti estremi o dei raggi X? Queste onde di energia vibrano a frequenze ancora più alte. I raggi X hanno una frequenza migliaia o milioni di volte superiore alla luce visibile, ma viaggiano alla stessa velocità, la velocità della luce. Clicca. E qui il miracolo si spezza. Il mare di elettroni, per quanto agile, ha un limite fisico, ha una velocità massima di reazione. Questo limite invalicabile si chiama frequenza di plasma. È il punto di rottura. Quando i raggi X colpiscono lo specchio, vibrano così velocemente che gli elettroni del metallo non riescono semplicemente a muoversi abbastanza in fretta per assorbirli e ricrearli. L'onda elettromagnetica è troppo rapida. Gli elettroni restano immobili, paralizzati dalla velocità dell'energia in arrivo. E sai cosa succede quando gli elettroni non reagiscono? La luce passa oltre, ignora il metallo. Per i raggi X, lo specchio di casa tua non è uno specchio. È trasparente come una finestra aperta. I raggi X attraversano l'argento e l'alluminio come se non esistessero, perdendosi nel muro dietro al bagno. L'universo ci sta dicendo una cosa profonda. La riflessione non è una proprietà assoluta della materia. È una negoziazione tra la velocità della luce e l'agilità della materia. Se l'energia è troppo violenta, la materia si arrende e diventa un fantasma. Questa negoziazione tra luce e metallo è il motivo per cui gli scienziati non usano specchi normali quando devono guardare i confini dell'universo. Se guardi il telescopio spaziale James Webb, l'occhio più potente mai costruito dall'umanità, noterai che i suoi enormi specchi esagonali non sono d'argento. Gli specchi del James Webb sono fatti di berillio e sono solo rivestiti da un sottilissimo strato d'oro. Non è per un vezzo estetico, né per dimostrare ricchezza. Il James Webb non guarda la luce visibile. Guarda l'infrarosso, la debole luce termica emessa dalle primissime galassie nate dopo il Big Bang. E per una coincidenza meravigliosa della fisica quantistica, il mare di elettroni dell'oro è il miglior ballerino dell'universo quando si tratta di danzare al ritmo lento e profondo della luce infrarossa. L'oro riflette circa il 98-99% dell'infrarosso. L'argento e l'alluminio riflettono comunque una grande parte dell'infrarosso, circa il 95% e l'85% rispettivamente. Ma l'oro è preferito per la sua mag. Per vedere l'inizio del tempo avevamo bisogno di uno specchio che capisse il linguaggio del calore antico. Ma c'è un'ultima, inquietante verità nascosta nel tuo specchio. Abbiamo detto che l'assorbimento e la riemissione dei fotoni da parte degli elettroni avviene in un tempo infinitesimale, pochi attosecondi. È un tempo così breve che il cervello umano non può nemmeno concepirlo. Ma nella fisica, un attosecondo non è zero, è un tempo reale. Questo significa che ogni volta che ti guardi allo specchio c'è un ritardo. La luce parte dal tuo viso, viaggia, entra nel vetro, viene rallentata, colpisce gli elettroni. Gli elettroni assorbono l'energia, vibrano, creano un nuovo fotone e lo rispediscono indietro. Tutto questo processo burocratico quantistico richiede tempo. Quando la tua immagine torna ai tuoi occhi, tu non stai guardando te stesso nel presente. Stai guardando un fantasma del passato, un te stesso di qualche miliardesimo di secondo fa,
Sembra insignificante, ma prova a pensarlo su scala cosmica. L'immagine che vedi non sei tu. È un ologramma storico, calcolato e stampato da un computer fatto di metallo. Ed è per questo che lo specchio è forse l'oggetto più incompreso della nostra vita quotidiana. Lo guardiamo per sistemarci i capelli, per cercare difetti, per confermare che esistiamo. Lo consideriamo un pezzo di arredamento inerte, passivo, stupido. Ma ora sai che non è così. Ogni centimetro quadrato di quel vetro nasconde una frenesia inimmaginabile. Miliardi di particelle subatomiche stanno lavorando in questo preciso istante, distruggendo e ricreando l'universo visibile attorno a te, obbedendo ciecamente alle leggi dell'elettrodinamica quantistica per restituirti l'illusione di una superficie solida e riflettente. Lo specchio non è un oggetto, è un evento. È una reazione continua che non si ferma mai finché c'è luce nella stanza. Anche al buio, gli elettroni in un metallo continuano a muoversi a velocità elevatissime, velocità di Fermi, a causa delle leggi della meccanica quantistica. Il tuo riflesso smette di esistere. L'immagine che chiami te stesso è solo un costrutto. Una fotocopia quantistica generata da un mare di particelle che non sanno nulla di te, del tuo volto o della tua vita. Non stai guardando la realtà. Stai guardando l'eco della luce che muore e rinasce all'infinito. Io sono Renderium. E questa era l'illusione del riflesso.